Stai sprecando il 50% della tua pentatonica, ma nei prossimi minuti ti mostrerò come una sola diteggiatura ti può dare due mondi diametralmente opposti. Da un assolo drammatico a un assolo solare, con un solo movimento di 3 tasti. E la cosa incredibile, non dovrai imparare nemmeno una nota nuova. Sblocchi l'intera tastiera in soli 30 secondi, smetti di girare a vuoto sulle solite note e scopri il trucco che ti cambierà la vita. Ciao, sono Alessandro Giordani, sono un chitarrista e conosco molto bene come ti senti. I tuoi suoni suonano sempre uguali, sempre sulla stessa scala pentatonica minore. Che suoni da una vita, eh? Ascolta, se voglio suonare la scala pentatonica minore di La, parto dal quinto tasto con il primo dito. Senti come il suono è scuro e malinconico, molto blues. E se volessimo un suono più allegro? Non ci resta che suonare la pentatonica maggiore. E già ti sento dire sì, ma non la conosco, devo imparare altre diteggiature, non ho tempo. Aspetta, perché c'è un trucco semplicissimo che ti cambierà la vita. La pentatonica minore e maggiore sono la stessa scala. La stessa scala? Esattamente, cambia solo dove metti le dita. Usa questa regola visiva. Nel primo box sulla sesta corda, il dito indice ti dice dove inizia la scala triste, la pentatonica minore, mentre il mignolo ti dice dove inizia quella allegra, la pentatonica maggiore. Facciamo un esempio velocissimo. Se prendo come riferimento quindi il primo dito al quinto tasto, sto suonando la nota La sulla sesta corda, il suono che ottengo è un suono cupo e triste perché siamo proprio sulla pentatonica di La minore. Ora invece se prendo come riferimento la nota Do all'ottavo tasto, la scala suonerà più allegra e solare, proprio perché la considero pentatonica di Do maggiore. Stesse note, stesso ordine, e questo funziona perché le due scale sono sorelle, ossia la scala di La minore e la scala di Do maggiore tecnicamente si dice che sono relative tra di loro, ma in sostanza cambia solo la nota su cui decidi di riposare, che sarà la nota La sulla pentatonica di La minore e la nota Do sulla pentatonica di Do maggiore. Ferma tutto! Prima che spieghi il resto, mettiamo alla prova quello che hai appena imparato. Sfida di 5 secondi. Se metto l'indice sul Sol al terzo tasto della sesta corda, qual è la pentatonica maggiore? Scrivilo nei commenti, hai solo 5 secondi. 5, 4, 3, 2, 1. La risposta è Si bemolle maggiore, quindi anche qui abbiamo due scale che sono sorelle, la pentatonica di Sol minore e la pentatonica di Si bemolle maggiore. Ma ragazzi, indovinare la posizione è soltanto l'inizio. Il vero segreto non è dove metti le dita, ma dove decidi di tornare a casa, alla fine di ogni frase. Quindi quando suoni la scala pentatonica di La minore, la nota La sarà la tua casa. Questo significa che tutte le frasi vogliono tornare lì, perché lì è il punto di riposo, il punto di massima risoluzione. Ascolta. Quando invece suoni la pentatonica di Do maggiore è la nota Do che diventa la tua casa. Ascolta. Il motivo per cui la pentatonica è così potente è che non devi imparare due scale diverse, devi imparare una scala e gestire queste due personalità, una triste e una felice. Ma c'è di più, questa relazione funziona per tutte le tonalità. Ad esempio, se la sposto 2 tasti avanti, avremo la pentatonica di Si minore con l'indice al settimo tasto e la pentatonica di Re maggiore con il mignolo al 10° tasto, proprio perché queste sono due note Si
e Re, che sono tra di loro relative. Oppure, andando al terzo tasto, avremo Sol minore e Si bemolle maggiore. Sempre quindi 3 tasti di distanza, è sempre la stessa regola, facilissima. Ovviamente, se non conosci le note sulla sesta corda, ti consiglio vivamente di impararle. Ne ho parlato in un video dove ti insegno un metodo efficace per imparare al volo tutte le note della chitarra. Un video che ha avuto un grandissimo seguito, ti lascio il link in descrizione. Ma ora che sai che la scala è la stessa, resta il dubbio più grande. Come faccio a scegliere la scala giusta in un assolo? Tra poco ti svelerò la regola d'oro che elimina ogni confusione, ma prima dobbiamo capire una cosa fondamentale. C'è un trucco che John Mayer chiama l'equatore della tastiera, che rende tutto automatico, ma te lo mostrerò tra un istante. Prima devi capire la regola d'oro che risolve tutti i tuoi dubbi. Se ad esempio sei in una tonalità minore, userai la pentatonica minore, mentre se ti trovi in una tonalità maggiore, userai la pentatonica maggiore. È così semplice che sembra stupido, ma funziona sempre. Quasi sempre. Se stai suonando su un brano in Do maggiore, suonerai la pentatonica di Do maggiore per un suono solare, e ricorda che la nota Do è sempre la tua casa. Facciamo un esempio. Hai sentito come l'atmosfera è solare? Se invece stai suonando su un brano in La minore, userai la pentatonica di La minore per un suono drammatico, e ricorda che la nota La è la tua casa. A questo punto molti diranno: ok Alessandro, ho capito che le note sono le stesse, ma allora perché non suonano uguali? Il segreto è che non stai cambiando solo il nome della scala, stai cambiando l'intenzione. Ma c'è un'eccezione che troviamo nel blues e nel rock che rompe questa regola e ti permette di creare subito degli assoli incredibili. E John Mayer chiama questo trucco l'equatore della tastiera. Facciamo un esempio: immaginiamo che il quinto tasto sia la linea dell'equatore. Puoi suonare a nord dell'equatore o a sud dell'equatore. Nord è minore, mentre sud è maggiore. Cambia quindi solo il dito che comanda la scala. Quindi ad esempio se in un blues in La stiamo suonando la pentatonica di La minore, basterà spostare, attraversare l'equatore e spostare tutto lo schema al secondo tasto, prendere quindi come riferimento sulla linea dell'equatore il nostro mignolo sul quinto tasto, ed ecco che hai suonato subito la scala pentatonica maggiore di La. Ascolta questo lick minore. Adesso attraversiamo l'equatore, andiamo 3 tasti indietro e suoniamo il lick maggiore. Senti come il cervello percepisce 2 mondi opposti, e il bello è che puoi passare da una personalità all'altra durante il tuo assolo. Parti ad esempio con la pentatonica maggiore per un suono allegro e solare, e poi boom! Usi la pentatonica di La minore per graffiare con un tono più drammatico, più scuro. Ed è esattamente così che i grandi chitarristi iniziano a raccontare una storia, invece di fare solo ginnastica con le dita. E se questo trucco dell'equatore ti ha appena fatto risparmiare mesi di studio, ma soprattutto se il video ti sta piacendo, prendi un mappamondo e tiralo sul pulsante mi piace, e doppio mi piace, e non ti azzardare mai a iscriverti a questo canale, non ti voglio. Sappi però soltanto che a 100.000 iscritti dirò perché non dovete iscrivervi al canale, mai! Quindi mentre ripensi al trucco dell'equatore, sappi che sto per mostrarti i 3 errori che distruggono il 90% degli assoli amatoriali. Se ne commetti anche soltanto uno, non importa quanto conosci la scala, suonerai sempre in modo noioso. E il terzo errore in particolare è quello che nessuno ti dice mai. Ma vediamo prima come improvvisare un assolo su un blues maggiore, alternando la pentatonica maggiore alla pentatonica minore, e poi vedremo i 3 errori che non devi mai fare. Mai!
la pentatonica minore sembri più cattiva, più sporca. E questo, ragazzi, è il segreto del blues, la pentatonica minore su un brano maggiore suona, tra virgolette, sbagliata, ma in modo incredibilmente musicale. Ma perché funziona? Perché fondamentalmente crea tensione. Si crea infatti uno scontro tra la terza minore della scala, la nota Do, e la terza maggiore dell'accordo, il Do diesis. È come mettere un po' di peperoncino sulla cioccolata, no? Rende tutto più interessante. E i grandi del blues usano questo trucco da sempre, da B.B. King, Eric Clapton, Steve Ray Vaughan. È il suono, ragazzi, del blues autentico. Ma c'è un momento ancora più magico quando capisci proprio quali sono le note su cui soffermarsi, per dare quindi un senso compiuto al tuo fraseggio. Le note vincenti, le note di atterraggio, dette anche note target, sono essenzialmente due: la tonica dell'accordo in cui ti trovi e la terza. Se vuoi suonare sul sicuro, finisci sempre le tue frasi sulla tonica, è un po' più scontato. Se invece vuoi emozionare, punta sulla terza dell'accordo. Siamo sulla pentatonica minore? Concludiamo sulla tonica e La, oppure sulla terza. E questo vale per tutti gli accordi. Ma attenzione, perché ci sono 3 errori che potrebbero veramente rovinare tutti. Il primo errore è il più grave: ignorare completamente gli accordi della base e suonare sempre la stessa scala. E questa è la causa del 90% della monotonia del vostro assolo. Suonate così con il pilota automatico. Secondo errore è non osare mai. Se usi sempre la stessa faccia della scala non crei assolutamente una variazione e il tuo pubblico lo percepisce. Mentre il terzo invece è cambiare troppo spesso scala. Se salti infatti dalla maggiore alla minore ogni 2 o 3 note, crei soltanto confusione. Il trucco invece è creare sempre tensione e risoluzione. Ascolta, ad esempio, posso suonare sulla pentatonica di La maggiore. Sono andato sulla minore, ho creato tensione. Tutto qui. Usa la pentatonica minore per creare tensione e quella maggiore per dare riposo. È come respirare. Ispiri tensione con la minore e espiri risoluzione con la maggiore. Come puoi vedere, suonare la chitarra non è premere dei tasti a caso, è imparare a gestire queste sensazioni, e una volta che domini le 2 facce della pentatonica hai finalmente il controllo totale sul messaggio che vuoi mandare. Non sei più in balia della scala, ma sfrutti la scala per esprimere quello che hai dentro. Questa è la chiave per raddoppiare le tue possibilità espressive. Non stai più sprecando il 50% della tua pentatonica, anzi, con un solo schema hai 2 personalità completamente diverse, solo con un movimento di 3 tasti. Dominare queste 2 facce ha un potere enorme, ma è solo il primo pezzo del puzzle. Se ti senti ancora bloccato in certe zone del manico, sicuramente è perché ti mancano dei passaggi. Per questo ho creato la mia mappa in 9 livelli, che non è solo teoria, ma è il percorso esatto per unire i puntini e sbloccare il livello a cui ti trovi. E nel mio recente video sulla mappa in 9 livelli avete dimostrato di voler crescere davvero come chitarristi. Ci sono stati centinaia di commenti, di like, di condivisioni. Mi avete veramente dimostrato di avere fame di conoscenza, ma la conoscenza vera, quella che si sperimenta subito nella pratica. Quindi adesso scarica la mia mappa completa in 9 livelli, trovi il link qui sotto in descrizione, ti porterà dal principiante assoluto al chitarrista che hai sempre sognato di essere, collegando quindi la pentatonica a tutte le altre tecniche che devi padroneggiare.
passo dopo passo, livello dopo livello per sbloccarti definitivamente. E fatemi sapere con un commento quale delle due facce della pentatonica vi piace di più e soprattutto quale vi emoziona di più. Noi ci vediamo la prossima settimana con il prossimo video. Ciao ragazzi, buona musica!